Lezione 1. Previsioni tecnologiche. Il futurismo e la tecnologia sono argomenti così affascinanti. Qualche previsione sulla tecnologia futura? Davvero. Credo che l'intelligenza artificiale continuerà a rimodellare la nostra vita quotidiana. Sì, e con esso arrivano considerazioni etiche che la società deve affrontare. Precisamente, l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza, ma solleva anche preoccupazioni per quanto riguarda i posti di lavoro. Quindi, quali altri progressi tecnologici prevedi? Prevedo sviluppi significativi nelle tecnologie per le energie rinnovabili. Sembra promettente. Potrebbe essere di grande aiuto nella lotta ai cambiamenti climatici. Sì, e i progressi della biotecnologia potrebbero rivoluzionare l'assistenza sanitaria. Sembra che il futuro riservi sia innovazioni entusiasmanti che sfide significative, non è vero? Lezione 2. Tendenza della disparità economica. Le tendenze della disuguaglianza economica tra le nazioni sono sbalorditive, non credi? Sì, crea barriere significative allo sviluppo e alla stabilità globali. Il divario si sta allargando e sembra che stia accelerando in molti punti. In effetti è scoraggiante se si considerano le risorse disponibili. Come crede che potremmo colmare questo divario crescente? Le soluzioni potrebbero includere pratiche commerciali eque e la remissione del debito per i paesi in via di sviluppo. Sì, e la cooperazione internazionale è fondamentale per affrontare le disparità economiche. Quindi, ritiene che l'istruzione svolga un ruolo fondamentale nell'affrontare le disuguaglianze? Certamente, educare le comunità fornisce loro gli strumenti per creare il cambiamento. Lezione 3. Cambiamenti nella politica dell'immigrazione. I cambiamenti nelle politiche di immigrazione in tutto il mondo sono piuttosto notevoli, non è vero? Davvero. Riflette il cambiamento degli atteggiamenti nei confronti della globalizzazione e della migrazione. Sì, e alcune nazioni stanno diventando più restrittive, mentre altre sono più accoglienti. Viene da chiedersi quale sia l'impatto sulle comunità e sulle economie. Assolutamente. Quali sono secondo te i fattori chiave alla base di questi cambiamenti? Le condizioni economiche e i problemi di sicurezza svolgono sicuramente un ruolo significativo. Vero, ma è importante riconoscere anche l'aspetto umano dell'immigrazione. Esattamente. Le politiche dovrebbero bilanciare gli interessi nazionali con le considerazioni umanitarie. Quindi, come possono le persone sostenere pratiche di immigrazione eque? Lezione 4. Etica farmaceutica. L'etica delle aziende farmaceutiche nella salute globale è un argomento intrigante, non è vero? Davvero. Solleva interrogativi sul profitto rispetto al benessere dei pazienti. Sì, soprattutto nelle regioni che non hanno accesso ai farmaci essenziali. È frustrante assistere a farmaci salvavita a prezzi fuori dalla portata di molti. Come crede che queste aziende possano bilanciare i profitti con considerazioni etiche? Dovrebbero dare priorità alla trasparenza e investire in soluzioni convenienti. Sembra ragionevole. Inoltre, la collaborazione con i governi potrebbe migliorare l'accesso. Assolutamente. Quindi, credi che i consumatori possano influenzare queste aziende? Certamente. I consumatori informati possono stimolare la domanda di pratiche etiche. Lezione 5. Impatto dei disastri naturali. L'impatto dei disastri ambientali sulle comunità globali è impressionante, non sei d'accordo? Sì,
È scoraggiante vedere le comunità lottare per riprendersi. Ogni disastro sembra esacerbare le vulnerabilità esistenti, non è vero? Davvero. Sottolinea la necessità di migliori strategie di preparazione e resilienza. A cosa pensi debba essere data la priorità negli sforzi di risposta alle catastrofi? Credo che il coinvolgimento della comunità e la conoscenza locale siano elementi cruciali. Sì, ciò consente ai residenti di contribuire efficacemente agli sforzi di ripresa. Quindi, pensa che il cambiamento climatico contribuisca in modo significativo alla frequenza di questi disastri? Assolutamente. Affrontare il cambiamento climatico è fondamentale per mitigare i rischi futuri. Lezione 6. Attivismo giovanile. Il ruolo dei giovani nei movimenti politici è in aumento. L'avete notato? Certamente, i giovani sono sempre più espliciti sulle questioni che stanno loro a cuore. Sembra che i social media amplifichino le loro voci su scala globale. Davvero. È fonte di ispirazione vedere giovani attivisti alla guida del cambiamento. Ma pensi che affrontino delle sfide in questi movimenti? Sì, incontrano spesso lo scetticismo delle generazioni precedenti. Cosa pensi possa colmare questo divario generazionale? Le iniziative collaborative tra giovani e leader esperti potrebbero favorire la comprensione. Sembra promettente. Come possiamo sostenere ulteriormente l'attivismo giovanile? Lezione 7. Il futuro della democrazia. Il mutevole panorama della governance democratica è un argomento di grande importanza, non è vero? Certamente. Solleva interrogativi sul futuro dei sistemi politici globali. Sì, con il crescente autoritarismo in varie regioni è piuttosto preoccupante. È scoraggiante assistere all'erosione dei valori democratici in alcuni paesi. Come vede la tecnologia influenzare il futuro della democrazia? Potrebbe migliorare la trasparenza e anche porre sfide, come la disinformazione. Precisamente. Il coinvolgimento degli elettori deve adattarsi a questi nuovi scenari. Quindi, quali strategie ritiene possano rafforzare i processi democratici? Promuovere l'educazione civica e incoraggiare la partecipazione sono passi avanti fondamentali. Lezione 8. Regolamento tecnico. Hai notato i recenti tentativi dei governi di regolamentare le grandi aziende tecnologiche? Sì, sembra che i giganti della tecnologia siano più sotto controllo che mai. Davvero. Mi ricorda il detto: da un grande potere derivano grandi responsabilità. Esattamente! Ma a volte mi chiedo se i legislatori comprendano veramente la tecnologia che stanno regolamentando. Questo è un punto valido. Il ritmo dell'innovazione tecnologica spesso supera i processi legislativi. Sì, ed eccoci qui, a indovinare come saranno le normative future. Suppongo che sia un atto di equilibrio. Promuovere l'innovazione garantendo al contempo la protezione dei consumatori. Precisamente. Quale pensi che sarà il prossimo importante problema della regolamentazione tecnologica? Sospetto che le preoccupazioni sulla privacy dei dati saranno al centro della scena, man mano che le persone stanno diventando più consapevoli. Lezione 9. La situazione in Afghanistan. La situazione attuale in Afghanistan è piuttosto preoccupante, non è vero? Lo è davvero. È straziante vedere le lotte affrontate da così tante persone. Assolutamente. La crisi umanitaria sembra essere peggiorata dopo la presa del potere da parte dei talebani. Sì, e l'impatto sui diritti delle donne è particolarmente allarmante.
Giusto. L'istruzione e le opportunità per le donne sono diminuite drasticamente. Viene da chiedersi come risponderà la comunità internazionale a lungo termine. Davvero. Sembra esserci un delicato equilibrio tra diplomazia e assistenza umanitaria. Esattamente. Si può solo sperare in un futuro migliore per il popolo afghano. Sono completamente d'accordo. La resilienza dei cittadini afghani è davvero ammirevole, però. Lezione 10. Automazione e lavori. Il futuro del lavoro in un mondo automatizzato è un argomento affascinante, non sei d'accordo? Assolutamente. Mi chiedo spesso quali tipi di posti di lavoro esisteranno ancora nel prossimo futuro. Il pensiero che i robot si impossessino del nostro lavoro è allo stesso tempo eccitante e alquanto terrificante. Sì, sembra di vivere in un film di fantascienza, no? Davvero. Tuttavia, da questo cambiamento potrebbero emergere anche nuove opportunità. Giusto. Il miglioramento delle competenze e la riqualificazione saranno fondamentali per la forza lavoro. Esattamente. I datori di lavoro e gli educatori devono collaborare per preparare i futuri lavoratori. Quindi, prevedi una riduzione delle opportunità di lavoro con l'aumento dell'automazione? Credo che si evolverà. Alcuni posti di lavoro potrebbero scomparire, mentre emergeranno nuovi campi. Lezione 11. Diversità e inclusione. Gli sforzi verso l'inclusività in varie nazioni hanno acquisito slancio di recente, vero? Davvero. È incoraggiante vedere molte organizzazioni dare priorità alla diversità. Assolutamente. Tuttavia, raggiungere una vera inclusività può essere piuttosto complesso. Sì, non ci vogliono solo politiche, richiede anche un cambiamento culturale. Precisamente. Come pensi che le organizzazioni possano promuovere tali cambiamenti in modo efficace? Impegnarsi in dialoghi aperti e nell'educazione sulla diversità può avere un impatto. Giusto. Anche la valutazione e l'adattamento coerenti delle iniziative in materia di diversità sono fondamentali. Quindi, credi che ci stiamo muovendo nella giusta direzione? Lo spero. I progressi possono essere lenti, ma ogni passo è importante. Lezione 12. Colloqui commerciali. Hai mai considerato come gli accordi commerciali globali modellano le relazioni internazionali? In effetti, è piuttosto intrigante. Possono costruire ponti o suscitare tensioni. Esattamente. A volte sembra che i paesi negozino come bambini che litigano per i giocattoli. Hai capito bene. Le complessità coinvolte possono essere divertenti ma a volte sconcertanti. E non dimentichiamo il linguaggio particolare che usano, è come se stessero cercando di confonderci. Sicuramente ci si sente così. Tuttavia, in ultima analisi, questi accordi possono rafforzare i legami economici, giusto? Sì, provocando occasionalmente attriti sulle tariffe e sulle barriere commerciali. Quindi, pensa che gli accordi commerciali globali siano più vantaggiosi che dannosi nel complesso? Credo che abbiano il potenziale per ottenere vantaggi significativi, a condizione che siano progettati in modo equo. Lezione 13. ONG e aiuti umanitari. Avete considerato il ruolo delle ONG nella risposta alle crisi? Sì, sono spesso gli eroi sconosciuti che forniscono sollievo immediato durante le emergenze. Davvero, la loro agilità e conoscenza locale possono fare la differenza. Tuttavia, i finanziamenti possono spesso rappresentare un vincolo significativo, non è vero? Assolutamente.
Garantire un supporto continuo in tempi turbolenti è una sfida. Tuttavia, i loro sforzi possono portare a iniziative di sviluppo a lungo termine, giusto? Sì, i programmi sostenibili possono aiutare a ricostruire le comunità. Quindi pensi che la collaborazione con i governi sia fondamentale per il successo? È essenziale. Le partnership possono amplificare enormemente il loro impatto. Lezione 14. Spunti di riflessione. Hai mai pensato al motivo per cui alcuni paesi soffrono di carenza di cibo, mentre altri ne hanno in abbondanza? È una questione piuttosto sconcertante, davvero. Mi chiedo spesso come possiamo spedire le eccedenze alimentari da una regione all'altra in modo efficiente. Non è solo una questione di abbondanza. La logistica di distribuzione è una sfida fondamentale. Ad esempio, il trasporto di articoli deperibili richiede strutture specializzate. Assolutamente. Inoltre, l'infrastruttura locale può ostacolare in modo significativo il processo. Immagina di provare a spostare merci su strade dissestate. Questa è una ricetta per il disastro. E che dire del ruolo della politica nella distribuzione del cibo? La politica può influenzare pesantemente le politiche agricole e i sussidi, rendendola ancora più complicata. Parlando di complessità, hai sentito parlare dei deserti alimentari? L'ho fatto! Sono aree con accesso limitato a cibo nutriente e a prezzi accessibili. Corretto. È sorprendente che in un mondo con così tanto cibo, alcune persone soffrano ancora la fame. Lezione 15. Culture Connect. Hai notato come le differenze culturali possano portare a malintesi? Sì, è affascinante e talvolta piuttosto divertente. Osservare minuziosamente usanze diverse può farti sentire un detective su un caso culturale. Davvero? Una volta, ho salutato erroneamente una collega con una stretta di mano, quando si aspettava un inchino. Deve essere stato imbarazzante. Ma sono quei momenti che ci insegnano lezioni preziose. Vero. Comprendere le norme culturali può alleviare i problemi di comunicazione. A proposito di problemi di comunicazione, ho sentito una divertente storia su qualcuno che ha confuso la parola regalo con veleno in una lingua straniera. Oh mio Dio! Sembra una ricetta per un disastro o un'interessante storia di festa? Sì, l'umorismo può spesso colmare il divario tra le culture, vero? Lezione 16. L'acqua è importante. I diritti sull'acqua sono diventati un tema scottante ultimamente, vero? Davvero? Sembra che una necessità fondamentale non debba essere così complicata. Lo penseresti. Eppure, molte persone non hanno ancora accesso all'acqua pulita. È piuttosto allarmante. La scarsità d'acqua può portare a conseguenze disastrose per le comunità. Corretto. Alcuni sostengono che sia un diritto umano mentre altri lo considerano una merce. Questa differenza di prospettiva complica ulteriormente la questione. Inoltre, l'uso dell'acqua industriale spesso mette in secondo piano le esigenze personali. Precisamente. Spesso è una battaglia tra le esigenze agricole e il consumo personale. Ti sei imbattuto nel concetto di acqua virtuale? Lezione 17. Dialoghi diplomatici. Il ruolo della diplomazia nel mantenimento della pace globale sembra sottovalutato di questi tempi, non è vero? Assolutamente. Anche se spesso sentiamo parlare di conflitti, gli sforzi per risolverli vengono spesso messi in secondo piano. Sì, quei diplomatici sono come ninja della pace, che lavorano instancabilmente dietro le quinte. Che descrizione umoristica! Eppure è vero, si destreggiano magistralmente tra le relazioni tra le nazioni.
E non sottovalutiamo il potere del dialogo. Il compromesso richiede spesso trattative creative. Davvero? Ricordate la volta in cui una piccola controversia commerciale è stata risolta con un pasto condiviso? Sì, è un esempio perfetto che a volte rompere il pane può rompere le barriere. Il cibo ha davvero un modo straordinario di promuovere la pace e il dialogo. E che dire dell'arte della persuasione? È fondamentale nella diplomazia pubblica. Lezione 18. Innovazioni verdi. Hai mai pensato a come la tecnologia verde sta plasmando il nostro futuro? È un concetto entusiasmante, soprattutto considerando l'urgente necessità di soluzioni sostenibili. Esattamente. Le innovazioni nel campo della tecnologia ecologica sembrano emergere quasi quotidianamente. Sì. Viene da chiedersi se presto avremo biciclette volanti alimentate dall'energia solare. Che pensiero stravagante, ma in realtà le fonti energetiche rinnovabili stanno facendo passi da gigante. Davvero! Inoltre, la tecnologia verde può avere un impatto importante su settori come l'agricoltura. Assolutamente! Immagina le fattorie che utilizzano tecniche di giardinaggio verticale che consentono di risparmiare spazio e risorse. Sarebbe un punto di svolta per le aree urbane soprattutto. Parlando di aree urbane, hai osservato come le città intelligenti stanno integrando la tecnologia? Lezione 19. Giustizia per tutti. Il concetto di giustizia sociale sta guadagnando slancio a livello globale, non credi? Davvero? Sembra un momento cruciale per la difesa e la consapevolezza. Sì, è essenziale che i movimenti acquisiscano voce e visibilità nella società odierna. Assolutamente. Con la tecnologia è più facile che mai aumentare la consapevolezza delle cause. Hai visto l'impatto dei social media su questi movimenti? Può amplificare le voci e mobilitare i gruppi più velocemente rispetto ai metodi convenzionali. Precisamente. Tuttavia, è importante garantire che il messaggio rimanga chiaro e mirato. Davvero, l'advocacy è più efficace quando tutti sono sulla stessa pagina. Parlando di pagine, hai letto come la letteratura influenza la giustizia sociale? Lezione 20. Navigare in alto mare. La sicurezza marittima è diventata una preoccupazione fondamentale nel mondo di oggi, non è vero? Sicuramente sì. A causa della pirateria e delle dispute territoriali, le acque sono piuttosto tumultuose. Precisamente. È quasi come se l'oceano fosse diventato un campo di battaglia. Una metafora piuttosto divertente, anche se seria. La pirateria sembra uscita da un film. Eppure, è una dura realtà per molte nazioni. Le vaste acque presentano enormi sfide per la sicurezza. Sì, garantire un passaggio sicuro per il commercio è fondamentale per le economie globali. E i paesi devono cooperare per una governance marittima efficace, no? Assolutamente. Richiede collaborazione e responsabilità condivisa per proteggere le rotte marittime. È interessante notare che anche il diritto internazionale svolge un ruolo fondamentale nella definizione delle acque territoriali. Lezione 21. Gestione delle crisi. La crisi dei rifugiati è una preoccupazione urgente a livello globale, non è vero? Davvero? Richiede strategie complete per affrontare le sfide affrontate dagli sfollati. Sì, è piuttosto complesso, ci sono tanti fattori in gioco.
Molti sembrano trascurare il fatto che i rifugiati spesso cercano una vita migliore, non solo sicurezza. Corretto. L'accesso all'istruzione e alle opportunità di lavoro è essenziale per la loro integrazione. Hai visto programmi innovativi volti ad aiutare i rifugiati a stabilirsi in nuove comunità? Molte iniziative si concentrano sullo sviluppo delle competenze e sulla formazione linguistica, che sono fondamentali. È meraviglioso vedere le comunità impegnarsi per sostenere queste persone. Assolutamente. La solidarietà può aprire la strada alla comprensione e all'accettazione. Lezione 22. La fede nel dialogo. Avete notato la crescente importanza del dialogo interreligioso nella società contemporanea? Assolutamente. È essenziale per promuovere la comprensione tra le diverse religioni. Davvero? È piuttosto intrigante come le diverse convinzioni possano favorire le conversazioni piuttosto che i conflitti. Sì, il dialogo è uno strumento potente per colmare le lacune e dissipare le incomprensioni. Hai incontrato iniziative interreligiose coinvolgenti nella tua comunità? L'ho fatto. Spesso includono eventi culturali che promuovono il rispetto e l'apprezzamento reciproci. È straordinario come la condivisione delle tradizioni possa creare un terreno comune. Ad esempio, lo scambio di festività può riunire fedi diverse. Sì, crea un'atmosfera aperta per conoscere i valori reciproci. Lezione 23. Startup assurge. L'ascesa delle start-up nei mercati emergenti è entusiasmante, non credi? Lo è davvero. Lo spirito imprenditoriale sembra prosperare in varie regioni. Sì, ed è piacevole vedere idee innovative provenienti da luoghi inaspettati. Sicuramente. Molti giovani imprenditori stanno trasformando le sfide in opportunità. Hai letto dei centri tecnologici che stanno sorgendo in città precedentemente trascurate? Sì. Sono terreno fertile per la creatività e la collaborazione tra le start-up. Sembra una mini rivoluzione, non è vero? Giusto. Ogni startup ha il potenziale per rivoluzionare le industrie e creare posti di lavoro. E anche l'imprenditoria sociale sta guadagnando terreno concentrandosi sui benefici per la comunità. Lezione 24. Collaborare o ristagnare. Ti sei mai chiesto come fanno i paesi a lavorare insieme nonostante le loro differenze? È intrigante davvero. È quasi come cercare di convincere i gatti a collaborare. Precisamente. Sapevi che alcune regioni sono diventate storie di successo nella cooperazione transfrontaliera? Oh, posso solo immaginarlo. Quali sono alcune di queste storie di successo? Ad esempio, C è l'Unione Europea, in cui i paesi collaborano su varie questioni, dal commercio alle politiche ambientali. Questo è affascinante. Sembra che la collaborazione possa portare a risultati straordinari. Ma, ovviamente, orientarsi in politica deve essere una vera sfida. Assolutamente. È come camminare su una corda tesa con uccelli affamati che volteggiano al di sotto. Oh cara, spero che quegli uccelli non piombino spesso. Lo fanno, ed è per questo che la comunicazione strategica è essenziale. Lezione 25. Scatti e strategie. Hai mai considerato l'influenza della diplomazia dei vaccini sulle relazioni internazionali? È un argomento piuttosto stimolante. I vaccini come strumenti di influenza globale, chi l'avrebbe mai detto? Davvero?
È come una partita a scacchi, ma in cui le pedine sono minuscole fiale di medicine salvavita. Questa è un'immagine vivida, quindi quali paesi sono impegnati in questa diplomazia? Ebbene, paesi come la Cina e la Russia sono stati piuttosto attivi nella distribuzione di vaccini in varie regioni, no? Sicuramente l'hanno fatto. È come una corsa verso il traguardo, ma invece delle medaglie, i paesi si contendono l'influenza. Assolutamente. E ha suscitato dibattiti sulla moralità e sull'accesso all'assistenza sanitaria. Un'arma a doppio taglio, di sicuro. È divertente come la salute possa diventare merce di scambio. Ironia della sorte, considerare la salute dovrebbe idealmente essere un diritto universale piuttosto che un privilegio. Lezione 26. The Early Bird riceve la riunione. Sicuramente, devi essere consapevole dell'importanza della puntualità quando si tratta di riunioni. Non può essere sopravvalutato. Arrivare puntuali la dice lunga sulla propria professionalità. Davvero? Che ne dici di fissare questo incontro per le 7 del mattino? Sospetto che sia fondamentale per entrambi. 7 del mattino? Oh, significa che devo risvegliarmi prima che il sole decida di onorarci con la sua presenza? Esattamente. Ma immagina quanto ci sentiremo riposati dopo aver realizzato qualcosa prima di colazione. Touché. Immagino che suoni rinvigorente, come un giro di vittoria all'alba. Giusto. Inoltre, il caffè avrà un sapore ancora migliore a quell'ora. Ah, l'aroma del caffè appena preparato al sorgere del sole. Potrebbe benissimo essere un'esperienza magica. Lo definirei un campanello d'allarme per il successo, nel senso più letterale. Lezione 27. Conversazioni salutari. Parlando di salute, hai osservato come le abitudini alimentari influenzano la nostra vita quotidiana? Assolutamente. È divertente come le scelte alimentari possano persino innescare dibattiti tra amici. Davvero? Ora, se dovessi scegliere tra una buona bistecca o un pollo alla griglia, quale sceglieresti? Oh, è una decisione difficile. Entrambi hanno il loro fascino. Tuttavia, di tanto in tanto mi piace una bistecca tenera. Ah, quindi sei un appassionato di carne. Questo sicuramente aggiunge un tocco in più al tuo palato. Devo confessare che una bistecca ben cotta può essere paradisiaca. Tuttavia, anche il pollo alla griglia è un'ottima opzione. Questo è vero, è più leggero e si potrebbe considerarlo un'alternativa attenta alla salute. Tuttavia credo che non ci sia nulla di male nell'indulgere di tanto in tanto. Dopotutto, la vita è troppo breve per lasciarsi sfuggire il gusto. Non potrei essere più d'accordo. L'equilibrio è fondamentale, soprattutto quando si può avere un debole anche per i dolci. Lezione 28. Dalla fattoria alla tavola. Hai mai avuto a che fare con la vita in fattoria? Personalmente no, ma ho sentito che è un'esperienza unica. Che mi dici di te? Sì, sto aiutando un'amica nella sua fattoria. Assisto persino a mungere le mucche. È intrigante. Credo che ciò richieda un certo livello di abilità e coraggio. Lo fa e fornisce anche un bel allenamento. L'hai mai provato? Posso solo immaginarlo. Ma sospetto che all'inizio sarei un maldestro aiutante. Ci vuole pratica. Proprio come andare in bicicletta, bisogna trovare l'equilibrio. Un'analogia appropriata. Ti piace lavorare con gli animali? Sicuramente. Ogni giorno porta nuove sorprese, come quando le capre decidono di essere dispettose. Lezione 29. Perfect Fit.
Hai mai provato una camicia che ti sta così bene da sembrare una seconda pelle? Davvero, è come trovare un tesoro in mezzo a un mare di stoffa. Che stile stai cercando? Sono particolarmente interessato a qualcosa di casual ma elegante. Forse una camicia aderente in un colore vivace? Sembra allettante. Hai pensato a come i colori possono influenzare il tuo umore? Assolutamente sì. Ho letto da qualche parte che indossare colori più vivaci può aumentare la fiducia in se stessi. Davvero? Può anche far sì che gli altri ti percepiscano come più accessibile. Esattamente. Una volta ho indossato una camicia gialla brillante e tutti mi hanno fatto i complimenti. Devi aver avuto un aspetto piuttosto affascinante. Il giallo è un modo per illuminare una stanza. Grazie. Credo che i vestiti debbano riflettere la nostra personalità. Lezione 30. Conferma della prenotazione. Vorrei confermare la mia prenotazione, per favore. Mi chiamo John Smith e l'ho fatto la settimana scorsa. Certamente. Lo controllerò subito per te. Per che data è la tua prenotazione? È per questo sabato sera. Non vedo l'ora. Lo vedo qui. Avete prenotato un tavolo per 2 alle 19, giusto? Sì, è corretto. C. È qualcos'altro di cui devo essere a conoscenza? Basta arrivare un po', presto se possibile, può essere piuttosto affollato. Sembra saggio. Apprezzo il suggerimento. Nessun problema. È un'occasione speciale, per caso? Lo è davvero. Vorrei fare una sorpresa a un amico. Lezione 31. Piani per il fine settimana? Sono lieto che siamo d'accordo che qualsiasi fine settimana andrà bene. Che ne dite di questa prossima domenica sera? La domenica sembra perfetta. Hai in mente un'attività particolare? Pensavo magari a una cena in quel nuovo ristorante italiano in centro? Oh, ho sentito recensioni fantastiche a riguardo. La loro pasta è apparentemente splendida. Sono un appassionato di pasta, quindi sembra un abbinamento perfetto. Allo stesso modo, posso già immaginarci mentre assaporiamo piatti deliziosi. Volete scoprire anche il loro menù di dessert? Assolutamente! Un pasto senza dessert è come un giorno senza sole, non credi? Piuttosto vero. Ho sentito che il loro tiramisù è incredibile. Lezione 32. Avventure escursionistiche. Ciao, hai mai fatto un'escursione prima? Sì, ce l'ho. Adoro l'escursionismo. È un ottimo modo per immergersi nella natura. Certamente lo è. Camminare tra gli alberi e godersi l'aria fresca può essere rigenerante. Davvero? Inoltre, i sentieri escursionistici spesso portano a panorami mozzafiato. Qual è stata la tua esperienza escursionistica preferita finora? Una volta ho percorso un sentiero che si affacciava su una splendida cascata. La vista era semplicemente magica. Sembra incantevole. Le cascate hanno un modo per conquistare lo spirito. Lo fanno! Hai mai percorso un sentiero impegnativo? Ne ho provato uno una volta e diciamo solo che mi ha conquistato. Lezione 33. Meraviglie geografiche. Sapevi che l'Australia è situata tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano? Sì, è affascinante come sia uno dei paesi più grandi del mondo. Davvero. Viene spesso definito un continente insulare. Questo lo rende unico. Anche la biodiversità è notevole. Assolutamente. Dalle foreste pluviali ai deserti, vanta ecosistemi straordinari.
Hai mai pensato di visitare la Grande Barriera Corallina australiana? Mi piacerebbe molto. Fare snorkeling lì deve essere un'esperienza surreale. Lo è davvero. Le vivaci barriere coralline e la vita marina sono a dir poco affascinanti. Inoltre, l'Australia ha una ricca storia culturale con le sue comunità indigene. Lezione 34. Sviluppi impressionanti. Devo dire che sono rimasta davvero colpita dai nuovi sviluppi nella nostra città. Oh, davvero? Cosa ha attirato la tua attenzione in particolare? Il nuovo parco che hanno costruito è davvero sbalorditivo. È così ben progettato. Sono d'accordo. Il paesaggio e il parco giochi ne fanno un delizioso luogo di ritrovo. E gli orti comunitari sono un'aggiunta fantastica, incoraggiano la sostenibilità. Giusto. È meraviglioso vedere un'attenzione rivolta agli spazi verdi nella pianificazione urbana. Hai già provato qualche evento ospitato nel parco? Sì, ho partecipato a un picnic comunitario il mese scorso ed è stato splendido. Sembra divertente. Forse potremmo organizzare un piccolo picnic lì da soli. Lezione 35. Pianificazione della spiaggia. Non vedo l'ora che arrivi la nostra gita al mare. Avete confermato le date? Sì, ho controllato tutto e siamo pronti. Che avventura emozionante vivremo. Hai pianificato qualche attività? Penso al beach volley e magari a un falò la sera. Sembra tutto incredibilmente divertente. Non vedo l'ora di arrostire i marshmallow. Esattamente! Sì, è qualcosa di magico in un falò sulla spiaggia. D'accordo. Assicuriamoci anche di mettere in valigia ottimi snack e musica. Sembra una combinazione perfetta. Cosa indosserai in spiaggia? Probabilmente indosserò il mio costume da bagno preferito e una maglietta da spiaggia brillante.